Ciao! In questo video vedremo come costruirci un alimentatore duale partendo da due schede di alimentatori in kit cinesi che abbiamo già visto più volte qui sul mio canale. Andiamo a vederlo in pratica. Ecco qua i due alimentatori collegati. Prima di partire volevo spiegarti cos'è un alimentatore duale. Un alimentatore duale possiamo costruircelo semplicemente prendendo un trasformatore con uno zero centrale, quindi 0,24 volt e 0,24 volt, mettendo un ponte raddrizzatore, il 0 del trasformatore diventa il GND e i capi del ponte più e meno diventano il più di uscita e il meno di uscita. Qui duale vuol dire che c'è una tensione sia positiva che negativa rispetto al GND. Quindi notiamo questo condensatore che sul GND ha il più. In questo modo il ponte viene usato con questi due diodi qui per fare la tensione positiva e questi due diodi qui per la tensione negativa. I due diodi si occupano della negativa e i due diodi di raddrizzare quella positiva. Questo tradotto in due alimentatori, che nel nostro caso sono uguali, dobbiamo fare un lavoro di questo tipo. Dobbiamo avere per forza il trasformatore con i due secondari isolati, perché altrimenti facendo l'unione del più e meno si fa un cortocircuito interno, quindi per forza dobbiamo avere due secondari separati o due trasformatori come ho fatto io. Io ho questo trasformatore qui e quest'altro qui che adesso non si vede, che è sotto. Per renderlo duale dobbiamo mettere insieme il meno del primo alimentatore con il più del secondo alimentatore, in maniera che nel secondo alimentatore il GND è positivo rispetto al meno. Facendo così però abbiamo un problema, che abbiamo due potenziometri per il primo alimentatore e due potenziometri per il secondo alimentatore. Per ovviare a questo, un modo semplice per farlo è usare i potenziometri doppi. Questi qui sono potenziometri doppi, in maniera che quando si ruota un alberino si sposta sia su un alimentatore che sull'altro alimentatore il valore, quindi la corrente avrà un potenziometro unico, la tensione ha sì il potenziometro doppio, però in più ha dei potenziometri singoli per bilanciare questa tensione. In questo caso è anche molto utile per fare la regolazione grande e la regolazione fine, quindi riusciamo anche a sistemare la tensione in modo corretto. Questo doppio fa la regolazione grossa e questi qui fanno la regolazione fine, sia di quello sopra che quello sotto. Una volta raggiunte le tensioni uguali possiamo regolare la tensione in modo uguale con un unico potenziometro. Possiamo mettere anche un volmetro amperometro esterno sia sul lato positivo che sul lato negativo. Adesso io ne avevo solo uno, l'ho messo sul lato negativo. Possiamo mettere dei pulsanti per fare la regolazione della corrente, in pratica crea un cortocircuito istantaneo sull'uscita per andare a regolare la corrente. Per non stressare troppo l'alimentatore sarebbe bene scendere un po' con la tensione, anche per non fare scintille troppo grosse in parallelo al pulsante, scendere con la corrente, schiacciare il pulsante, leggere la corrente e regolarla di conseguenza con il potenziometro della corrente. Un'altra cosa che possiamo fare è fare invece una mascherina, una serigrafia con indicati i punti di corrente. Quindi partendo dal 2 A finali, segnare dove è 1 A, mezzo ampere, 250 mA e così via. Ecco collegato il tutto. Come carico userò le resistenze, perché il carico elettronico genera dei rumori e siccome poi dovremo andare a misurare il rumore è meglio avere un carico resistivo. Se muovo il potenziometro della tensione, così siamo a 0, diamo 5 volt, 5 volt, lo vediamo anche qui, 5,2, quindi se io vado a spostare il potenziometro di quello a sinistra vedrò cambiare la tensione su quello a sinistra, idem quello a destra. Ho la regolazione fine. Possiamo anche prelevare tensione tra il meno di uno e il più dell'altro e avremo la somma dalle due tensioni. Può essere utile anche per avere tensioni molto più alte. Ci metto un carico, adesso abbiamo un carico di 350 mA, andiamo a vedere sull'oscilloscopio il rumore. Prima di vedere il rumore provo a caricarlo e vediamo se si scende per un breve istante. Qui vediamo l'amperometro in basso, lo carico. Siamo 1,3 A,
e comunque non ci sono buchi, anzi tenta a salire perché con la sonda sono sul piedino del transistor finale. Tensione d'uscita 5,2, non si smuove, che è la stessa che vediamo qui, quindi la stabilità è molto alta e non ci sono buchi quando ci sono carichi improvvisi. Guardiamo il rumore adesso, metto l'oscilloscopio in AC e vado alla massima sensibilità, metto la sonda in per 1 e vado anche a impostare la probe qui in per 1, quindi siamo a 20 millivolt. Questo rumore sono gli alimentatori vari switching che ci sono in giro qui nel laboratorio, è meno di 20 millivolt che siamo alla massima sensibilità dell'oscilloscopio. Metto il carico, praticamente è salito di un nulla, tolgo il carico, il rumore è molto basso, proviamo a mandarlo in limitazione di corrente, qui vedremo un po' di rumore. Ok, adesso in limitazione di corrente, questo è il rumore, siamo a 200 millivolt picco di rumore, scendo ancora con la corrente, la vediamo qui, siamo a 0,95, così siamo a 0, saliamo un attimino, il rumore è proporzionato alla regolazione di corrente. Quando il regolatore di corrente si spegne non abbiamo più rumore. Tolgo il carico, quindi anche come rumore è molto contenuto. Se non si ha a che fare con la corrente limitata, quindi quando si accende il LED, il rumore è molto basso. Adesso sono con questo multimetro tra il più e meno dei due alimentatori, quindi abbiamo la somma delle tensioni, quindi riusciremo ad arrivare a una tensione molto alta, 57 volt. Per alimentare questo strumentino sono andato a prendermi qua dove c'è il regolatore della ventola. Questo è il suo schema, in particolare quello negativo che ho fatto io. Usciamo dal meno, andiamo all'amperometro col cavetto nero, usciamo dal rosso, andiamo sull'uscita. Il giallo va a fare la misura, che è da prendere il più vicino possibile alla boccola d'uscita, e il rosso è quello che va a prendere l'alimentazione del volmetro. Allo stesso modo quello positivo. Ricordiamoci di isolare i transistor se usiamo la stessa letta di raffreddamento, se no dovremo usare alette di raffreddamento separate e isolare le alette stesse dal contenitore. Qualcuno magari l'ha già notato, una nuova modifica. Questa resistenza qui, che adesso appena smonto ti faccio vedere in pratica come l'ho realizzata. Cosa serve? In pratica serve per il problema che c'era qui su questo transistor che butta a GND quel punto qui durante lo spegnimento. Un iscritto al canale mi ha detto: ma perché non metti due resistenze in serie da 470 al posto della resistenza serie che avevo messo io? In pratica il circuito diventa così, le due 470 sono in pratica la vecchia 1 kilo l'R15 qui, il transistor anziché buttare a massa a quel punto qui lo butta tramite queste due resistenze, in modo che quando si va a spegnere non fa un cortocircuito sull'uscita di questo operazionale. Modifica molto semplice da fare. Ho preparato anche questo nuovo topografico con tutti i riferimenti nuovi rispetto a questo schema che è quello originale, quindi qui avremo tutti i reference nuovi con tutti i valori di questo schema. Questa è la modifica, qui a posto di 1 kg ci sarà 470 ohm e l'altra 470 ohm va tra questo piedino e questo piedino, tagliando una pista qui sotto che adesso ti faccio vedere appena smonto tutto. Come fare questa modifica? Si cambia semplicemente questa resistenza, si mette una 470 ohm. Dopo basta fare un forellino in quel punto qui, un taglio pista qui, vediamo l'altra, o qua su, mettiamoli vicino. Quindi l'importante è interrompere quel pezzettino di pista qui. Non facciamolo qui perché qui poi questi due punti devono essere collegati. Poi la resistenza che passa dal foro la mandiamo in quel punto qui e dall'altra parte la resistenza aggiunta è collegata qua
all'altra resistenza. Vediamo l'altra scheda, qui è saldata sopra, foro, e va al piedino 6 dell'integrato. Quindi il piedino 6 dell'integrato va al condensatore piccolino ceramico e va alla resistenza 470 ohm aggiunta. Dalla resistenza poi va al transistor, questo qui. Modifica molto semplice ma che evita di stressare l'uscita 6 di questo operazionale tutte le volte che noi spegniamo, perché questo transistor qui serve appunto a far sì che la tensione non salga di colpo quando togliamo tensione. Abbiamo quindi visto la nuova modifica. Ringrazio l'iscritto al canale che mi ha dato questa dritta. Dietro ci sono, non l'ho detto, ma i rinforzi per le piste. Con poca spesa riusciamo a costruirci un alimentatore duale molto utile in laboratorio quando si ha a che fare con tensioni che deve esserci un positivo e un negativo rispetto a massa, e con un potenziometro unico possiamo aumentare e diminuire la tensione in modo lineare. I potenziometri doppi devono essere lineari e non logaritmici, quindi quelli per audio non vanno bene. In pratica col potenziometro a metà dovremo leggere la metà del valore resistivo del potenziometro stesso. Io ho usato il 2,2 kΩ per la corrente. In pratica se ci mettiamo a metà corsa e misuriamo la resistenza da un capo e dall'altro, dovremmo avere 1100 ohm da una parte e 1100 ohm dall'altra. Se misuriamo valori diversi vuol dire che è logaritmico. Idem quello della tensione, che è 10 kΩ. Anche qui se ci mettiamo a metà corsa e misuriamo col multimetro troveremo 5 kΩ da una parte e 5 kΩ dall'altra. Se non è così il potenziometro non è lineare e non va bene. Per questo video è tutto, spero che ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!